amici, oggi siamo a visitare le grotte di Toirano, si trova nell'entroterra di Borghetto Santo Spirito e sono già venuto, sarà la quarta volta che le vengo a vedere e sono le grotte più belle che ho mai visto. Adesso vediamo se, anche se al buio, riesco a farvi vedere qualcosa. Non è semplicissimo fare i video con poca luce. Ci proviamo, dai. Nel monte di fronte ci sono delle opere murali fatti dall'artista scalatore Mario Nebbiolo. Ah, giusto per la cronaca, siamo naturalmente in provincia di Savona in Liguria. Adesso facciamo i biglietti, mi raccomando, assicuratevi di prenotare i biglietti con una telefonata o con un'email. Se no rischiate che non ci siano più posti disponibili e dovrete rinunciare alla visita delle grotte. Di fianco alla biglietteria c'è un piccolo museo preistorico. Quello che più ci ha colpito sono i resti degli orsi che hanno vissuto in questa vallata circa 50.000 anni fa. Queste rocce risalgono a 200.000 anni fa e l'erosione dei fiumi sotterranei ha dato origine a decine di grotte, di cui 2 sono aperte al pubblico. Allora Nadia, cosa dici? Sei soddisfatta di essere venuta a vedere le grotte? Di essere venuta, sì. Non si dicono le porcate. Ci siamo capiti? Dobbiamo ancora iniziare il giro. Comunque, è già soddisfatta abbastanza. Qui siamo dall'entrata della grotta della Basura. Sapete qual è la differenza tra stalattiti e stalagmiti? Le stalattiti pendono dall'alto, le stalagmiti crescono dal pavimento verso l'alto. In alto a destra vedete una stalattite chiamata la calza della strega. E questo è il salotto della strega. Impronta di mani e ginocchia dell'uomo preistorico, l'Homo sapiens, che visse qua 12.000 anni fa. Subito si pensava che entrassero per cacciare l'orso che viveva in queste grotte, ma in realtà l'Homo sapiens e l'orso non si sono mai incontrati perché vissero in queste grotte in epoche diverse. Qui siamo nella sala del laghetto, che migliaia di anni fa era molto più profondo e nelle sue acque vive ancora adesso un crostaceo bianco e cieco lungo circa 1 centimetro. Questa è una particolare stalattite bucata all'interno. Qui abbiamo sopra la testa 100 metri circa di roccia e terra. All'interno abbiamo 16 gradi di temperatura tutto l'anno, però non molti decenni fa ce n'erano 21, siccome le 2 grotte che stiamo visitando sono state collegate da un tunnel che inevitabilmente ha prodotto una corrente d'aria facendone abbassare la temperatura. Questo è il cimitero degli orsi e vediamo alcuni resti di ossa. Ed ecco l'attrazione più bella e unica in Europa, le stalattiti mammellari, che si sono trasformate così sott'acqua. Sembrano un po' delle mozzarelle o dei provoloni. Adesso abbiamo finito la visita della grotta della Basura e inizia quella di Santa Lucia Inferiore. Questa stanza viene chiamata la sala del Pantheon, dove c'è una stalagmite di 8 metri. Qui sembra che questa stalagmita debba venire giù perché è spezzata, ma in realtà la natura l'ha rincollata insieme. Questa è la sala dei livelli e si vede dove arrivava l'acqua che ha livellato in maniera perfetta questi piani. Ormai all'uscita della grotta c'è chi mette a riposare il vino frizzante.
Usciti dalla grotta, facciamo un salto veloce a vedere il santuario di Santa Lucia. Nel biglietto della grotta era compresa anche la visita al museo etnografico della Val Varatella, che si trova nel paese di Toirano. E non lo vuoi visitare? Il museo è allestito dal 1997 nello storico Palazzo dei Conti d'Aste, poi passato ai Marchesi del Carretto, edificio che vanta una storia millenaria legato al prestigio delle due famiglie aristocratiche. Al piano terra abbiamo le sale adibite a scuderia. Questo è un frantoio per le olive. Questo è un torchio. Nel giardino ci sono due opere di Mario Nebbiolo che ritraggono i due mestieri più faticosi, uno la raccoglitrice di olive e l'altro lo zappatore. Al primo piano le stanze utilizzate in passato come zona di servizio ospitano le collezioni degli utensili di lavoro e dei materiali delle attività svolte a Toirano, donate dalla popolazione del luogo, e ci sono collezioni che vanno dal XVII secolo al 1940. Questa sedia era usata e lasciamo stare. La nostra visita finisce qui, vi aspettiamo al prossimo video, ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale. Ciao da turisti squattrinati!